Xenofonte li definiva tecnita ton polemikon, cioè professionisti della guerra, e il loro esercito appariva come una massa di bronzo e porpora. Stiamo parlando degli Spartani. Bentornati! La società spartana era suddivisa in classi. Avremmo infatti trovato gli Iloti, cioè i discendenti delle popolazioni vinte della Laconia e della Messenia, insieme a schiavi e contadini impoveriti. Erano poi presenti i Perieci, cioè uomini e donne libere, ma privi di diritti politici, dediti ad attività artigianali e al commercio. E infine gli Spartiati, in questo caso uomini e donne libere, che rappresentavano però la classe dominante a Sparta. La vita di questi ultimi era rigidamente regolata fin dalla più tenera età. In questo video andremo ad analizzare l'educazione maschile, ma in un prossimo video invece ci concentreremo sulla condizione femminile a Sparta. Ogni aspetto politico e civile di Sparta era fatto risalire al legislatore Licurgo, una figura più fittizia che reale, ma che secondo la leggenda aveva ricevuto le leggi direttamente da Apollo, o secondo un'altra storia le aveva ottenute tramite un viaggio a Creta, e da qui aveva preso spunto per la costituzione di Sparta. Fatto sta che tutti gli aspetti ricadevano sotto queste norme, dagli incarichi politici all'educazione allo stile di vita estremamente austero degli Spartani. L'indipendenza economica degli Spartiati era garantita dalla presenza di lotti di terreno, coltivati dagli Iloti e di cui ogni Spartiato era proprietario. In questo modo ognuno di loro poteva dedicarsi completamente all'ambito militare. Agogè è il termine che troviamo nelle fonti per indicare l'educazione, la disciplina che veniva impartita ai giovani Spartiati e che aveva come obiettivo quello di far crescere il senso di collettività, di cameratismo, fondamentale per la buona riuscita di un esercito di tipo oplitico. Era inoltre l'unico modo per il raggiungimento della cittadinanza. La popolazione era suddivisa in classi di età e, come vedremo, questo rappresenta un aspetto importantissimo per il sistema educativo all'interno di Sparta stessa. I neonati erano esaminati dagli anziani e, se ritenuti non idonei fisicamente, venivano abbandonati in una voragine del monte Taigeto, detta Apotetes. Tale storia, che ebbe grande fortuna nelle epoche passate, è stata per oggi smentita. Io ne ho parlato in questo video, ma ci fa capire perfettamente quella che era l'impressione da parte degli altri greci nei confronti della vita a Sparta. All'età di 7 anni i bambini venivano inseriti in gruppi di coetanei. Questi gruppi erano definiti aghelai, cioè greggi, e si trattava di una sorta di allontanamento, anche se non radicale, dalla famiglia. Questo perché alla famiglia si affiancava l'ambito cittadino, comunitario, anche se non sappiamo in che misura questo accadesse. L'educazione era impartita da un paidonomos, cioè un maestro, che era aiutato da ragazzi più grandi, i quali erano incaricati di controllare questi gruppi e applicare, se necessario, le varie punizioni. A 12 anni la disciplina diventava molto più severa, e questo per abituare i giovani ai rigori della vita militare. I ragazzi dovevano infatti rasarsi i capelli e camminare scalzi, dovevano poi indossare un unico mantello per le 4 stagioni e il loro regime alimentare era molto scarno. Ovviamente questo permetteva ai ragazzi di rubare il cibo, ma attenzione, perché se i giovani venivano colti durante il furto, venivano severamente puniti, non tanto per l'azione compiuta, quanto per la mancanza di abilità dimostrata. I 20 anni erano una tappa fondamentale nella crescita dell'individuo, e questo perché rappresentavano il raggiungimento dell'età adulta e l'ingresso nell'esercito. Da questo momento poi ci si poteva prendere cura del proprio corpo, a differenza di quello che accadeva nella fase precedente. E quindi i giovani uomini potevano ungersi il corpo con oli e lasciar crescere capelli e barba, che ovviamente dovevano comunque essere curati. Da quest'età i giovani potevano poi assumere il ruolo di amanti per i ragazzi più giovani. E questa era considerata una pratica importantissima, poiché l'uomo più maturo trasmetteva esperienza ai più giovani e li introduceva all'interno dei meccanismi della vita sociale. Con i 20 anni si accedeva anche alla selezione dei 300 Hippeis. Il nome ci trae un po' in inganno perché indica i cavalieri, ma in realtà si trattava di 300 opliti che rappresentavano l'esercito che accompagnava uno dei due re durante le battaglie.
Era un incarico estremamente prestigioso e la selezione durava fino ai 30 anni, motivo per cui c'era una grandissima competizione tra le reclute e questo andava ovviamente a vantaggio della città. La Krupteia era invece una prova destinata a un gruppo ristretto di giovani adulti, quindi una sorta di elite, ed era volta a dimostrare il coraggio e le abilità raggiunte. Come dice il nome stesso, si trattava di trascorrere un certo periodo di tempo fuori dalla città, rimanendo nascosti e cercando di reperire le risorse necessarie per la propria sopravvivenza. Proprio perché indirizzata a dei giovani adulti, tale prova non era da considerare come un rito di iniziazione, come spesso invece ci è stato presentato. Ed anche l'idea che durante tale pratica fosse necessaria l'uccisione di un ilota non è certa, o meglio, probabilmente si trattava di due fenomeni distinti. Il nome Krupteia poi compare tardi nelle fonti, almeno alla metà del IV secolo a.C. I 30 anni infine rappresentavano il pieno raggiungimento dei diritti politici con il voto nell'assemblea cittadina, detta appella, e il termine dell'educazione collettiva. Ad ogni spartiata era ora richiesto mettere su famiglia, con una giovane spartiata, pena delle severe punizioni per chi invece rimaneva celibe. L'addestramento e l'esercizio fisico, anche tramite altre attività, soprattutto la caccia, erano richiesti fino ai 60 anni, quando poi non era più contemplata la partecipazione alla vita militare, si poteva invece entrare a far parte della gerusia, cioè il consiglio degli anziani. La vita comunitaria poi non si esauriva nell'ambito militare, anzi continuava ogni sera con i banchetti comunitari, dei pasti, possiamo definirli in questo modo, che prendevano il nome di sissizi o, a Sparta, feiditia, cioè dei pasti frugali. Erano infatti a base di vino, formaggio, cacciagione, pane e la tanto nota melas zomos, cioè il brodo, la zuppa nera, che era una zuppa a base di carne, vino e sangue. Ogni spartiata era tenuto a parteciparvi, ma non solo, doveva anche pagare una quota mensile che serviva per il rifornimento di questi banchetti e per l'approvvigionamento stesso dell'esercito. I sissizi erano organizzati in gruppi ristretti e privati di una quindicina di persone e l'accesso era deciso tramite voto unanime da parte dei membri già presenti. Le relazioni amorose avevano poi lo scopo fondamentale di introdurre gli amanti in questi ambienti e si poteva partecipare solo raggiunti i 20 anni di età. L'educazione dello Spartiata è quindi giunta al termine. Ci mancherebbe di vedere l'organizzazione militare, ma di questo ne parliamo magari una prossima volta. Io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo viaggio. Arrivederci!